Amici ed amiche del canale, benvenuti in questa nuova intervista podcast che oggi abbiamo in collegamento teoricamente su Discord, lui, Gabriele Colombo, che adesso lo andiamo subito a salutare. Benvenuto Gabriele. Grazie mille, grazie mille. Noto che ti si è inchiodata la webcam però. Quindi ben arrivato in questa intervista, ovviamente ti ringrazio per aver accettato il mio podcast. Grazie a te. Quindi ti chiedo, cosa ti occupi principalmente? Quali sono i tuoi contenuti che porti? Perché vedo che porti un po' di retro gaming, correggimi, Allora, un po' di retro ogni tanto, sì, assolutamente, e anche horror mi piace molto come genere. Quindi anche Phasmo, quelle cose lì. Phasmo, sì, assolutamente. E da quando è Sempre piaciuto come nato gioco. questa tua passione eventualmente? Cioè, quando è iniziato più che altro? Allora, la mia passione è nata circa 2 anni fa, dopo aver conosciuto appunto un amico che streamava, mi sono convinto anch'io a provarci e devo ammettere che mi sta piacendo veramente tanto. Ok. E eventualmente hai anche delle passioni al di fuori del live? Allora sì, al di fuori delle live comunque sia mi piace tantissimo andare con il metal detector, sono un appassionato di storie, mi piace un po' ripercorrere i vecchi sentieri in cerca di qualche tesoro, possiamo dire. Beh, un po'... È bello comunque la passione del metal detector, cioè non è facile secondo me. Particolare. Bisogna avere tanta pazienza. Sì? Mm, Sì, decisamente. Hai trovato Sì. anche oggetti preziosi già oppure no? Qualcosina, magari qualche moneta per quello che riguarda l'ambito medievale, tantissimi comunque sia schifezze lasciate purtroppo dall'essere umano, però principalmente poca roba. Ok. E eventualmente tu hai anche un'altra strada oltre a Twitch e YouTube? Non so, chiedo sempre magari. E no, principalmente io mi focuso su Twitch, un Mm. pochino su TikTok, per il resto YouTube lo uso poco, anche perché col lavoro il tempo è veramente poco e editare, avere tanto tempo, cioè serve tanto tempo, tu lo sai, Mhm. e purtroppo mi manca, sì. Immagino. So che il tempo purtroppo è noi, quello che si è quello che si ha, perché alle volte non sempre si ha tempo e la voglia di editare, soprattutto perché alle volte magari si sbaglia anche qualcosa. Ben sai. E infine dopo ti chiedo, hai anche, conosci qualche letteratura di italiano, oltre all'italiano conosci qualche altra lingua? Ma mi diletto leggermente nell'inglese, comunque si è imparato unicamente giocando ai videogiochi, appunto, non Mhm. studiato di certo. È importante che qualcosa almeno si sa perché anche a quello non è Sì, facile imparare sì. l'inglese ovviamente perché anche io sono una chiavica sull'inglese purtroppo perché il mio inglese è tipo Sono quello stato di un anno a Friends. Londra, ma sono stato un anno a Londra, se non avessi giocato, che so, a Final Fantasy per esempio, non avrei potuto neanche interagire probabilmente con la gente, quindi Eh. diciamo che aiuta anche il videogioco per quello che riguarda imparare l'inglese, Beh certo, quello sì, infatti dovrei optarmi anch'io per qualche gioco in inglese. Eventualmente ti chiedo una domanda, se qualcuno di tuo amico o comunque qualcun altro volesse intraprendere la carriera dello streamer, cosa gli diresti? Allora, in primis sono in bocca al lupo, perché è una strada difficile e soprattutto se ti aspetti tanto già da subito. E siamo abituati a vedere tanti streamer con tanti numeri Mhm. e non per tutti, ma purtroppo a volte succede che rimani sempre con un piccolo pubblico se va bene. Però l'importante è non demordere mai, portare avanti la tua passione, non farlo tanto per i numeri, ecco. Sì. E se per qualche sfortuna ti andasse male con Twitch, cosa faresti? Se mi andasse male con Twitch, dici al di fuori dello Sì, streaming, cioè sì. al di fuori dello streaming? Una bella domanda. Io ho sempre sognato di poter comunque sia disegnare e creare fumetti. Mi piacerebbe tantissimo intraprendere quella strada, Ah, anche se a 34 anni la vedo un po' dura, però sarebbe una mia passione anche quella, sì. ti piacciono anche i manga eventualmente? Hai qualche passione? Allora, manga ho smesso di leggerli tanti anni fa, anche quello per una questione di tempo purtroppo, e anche di gusti, Mm. che sono cambiati tanto. Però sì, ero un amante di generi tipo Black Lagoon, KO, insomma,
vecchio genere mi piaceva veramente tanto. Mm. Uscito Death Note, è l'ultimo che ho letto, penso che sia stato Death Note proprio. Non conosco nessuno dei due perché io ignorante in materia proprio totalmente. Quindi io non ho mai letto un libro, però sono arrivato dove sono arrivato lo stesso, quindi per fortuna anche. Ovviamente. Ovviamente ragazzi, non so se tu hai altro da dire, altro da aggiungere, perché tempo comunque ne ho finché vuoi ovviamente a disposizione. Sentiti libero di fare come preferisci. Guarda, se posso dire, giusto per Corretto. buttarla lì, sono un appassionato di Metal Gear Solid, magari non si vedrà benissimo da qua, però sono un grande appassionato da sempre di Metal Gear Solid, e posso dire che per me è stato un po' un padre Kojima quando ero piccolo, perché mi ha insegnato tanti valori giocando quel gioco. Per il resto mi diletto un po' nel collezionare le carte di One Piece, che mi piacciono tantissimo, Ok. quando ho la possibilità, e basta. Così direi che quello che dovevo dire l'ho detto. Sì, beh, certo. Io invece ho la passione ovviamente un po' anche per l'informatica, penso che anche tu in questo caso. Sì, mi piace molto l'informatica, non ci capisco tantissimo, però per fortuna ci sono le guide che aiutano Beh, per tantissimo. fortuna sì, abbiamo un sacco di guide su YouTube che ovviamente alcuni tutorial magari sono sbagliati, mentre altri fortunatamente sono anche corretti, ci danno anche una mano a quanto riguarda, Assolutamente. per fortuna anche. Hai anche animali, vedo, suppongo. Sì, c'ho un cagnolino, un cucciolo, che al momento non è nella cuccia, sarà giù con la Jessica, Oh, e sì, un cucciolo di pastore di 4 mesi, mm, e un gattino di 10 anni, sono amante degli animali. Anche tu, vabbè, un po' tutti, anch'io un po', però io Sì. purtroppo non ho la possibilità di avere cani e gatti perché un po' tra l'allergia e tutto quanto, purtroppo non posso avere animali domestici in casa, ahimè. Mi Certo. piacerebbe, ma È un peccato, però un giustamente peccato, sì. l'allergia Mm. non è una cosa da trascurare, ecco. No, però soprattutto anche comunque gli animali ovviamente sono come dei figli, quindi vanno a essere trattati come si deve. Assolutamente. Qualche altra curiosità riguardo il tuo canale invece, che magari non ho visto perché ti conosco da 2 anni, però giustamente è sempre meglio approfondire questa tua, diciamo, hobby o passione, comunque, chiamala un po' come vuoi. Sì, è un po' un incrocio il mio, sia un hobby che una passione comunque, sì. Che cosa vorresti sapere di più, Ma diciamo, riguardo... eventualmente qualche gioco in più che io non ho visto nei 2 anni. Ma allora, abbiamo giocato per esempio tutta la saga di Resident Evil, Mm. ovviamente oltre i Metal Gear, hai qualche gioco stupido come Overcooked 2, dove ci siamo Ok. divertiti tantissimo a cercare di fare un piatto decente e mandarlo, diciamo, in uscita il più presto possibile. Altrimenti, ne abbiamo giocati davvero tanti, dagli Aliens ai Batman, ai Daisy con Chip, appunto, è un gioco Survivor, oppure Ah, Dead by Daylight. Diciamo che bene o male mi piacciono un po' tutti i giochi, specialmente se giocati in compagnia, come può assolutamente essere per esempio d'accordo. Phasmo. Esatto. Invece tu vedo che non ne porti di simulatore a parte quello che hai detto prima. Allora, appunto, Overcooked l'abbiamo portato Mhm. perché eravamo in cooperativa, però io, se dovessi scegliere, non sono un amante dei simulatori. No, non Ah, sono un amante dei come simulatori. mai? Non lo so, non mi prendono, Non ti dopo un po' prendono. mi annoio, dopo un po' mi annoio. Ti Anche su annoi. Overcooked mi sono divertito con i ragazzi, però per me è stato un gameplay noioso. Invece se Mi uno ti annoio. chiede tipo, che ne so, Gabba, io voglio portare un gioco, però non ne sono sicuro di portarlo, perché magari va male, perché magari non mi piace, cosa diresti? Beh, sono dell'idea che uno deve portare i giochi che gli piacciono, Ok. punto. Poi, se tu devi portare un Fortnite perché comunque potresti eventualmente diventare virale, ma non ti piace, non so se il gioco vale la candela. Poi Infatti. se uno ha un consiglio da darti e tu lo accetti, provi, vedi se ti piace o non il gioco. Comunque io ho sempre portato il 90% delle volte i giochi che piacciono a me. Beh, sì, Poi quando perché... sei in cooperativa mi adatto perché ho piacere di passare del tempo insieme ai ragazzi.
Assolutamente sì, è normale anche stare anche un po' in compagnia di tutti e di tutte ovviamente, perché c'è chi magari un gioco non piace, allora dice ma caspita lo porti, non giochi con me, perché lì è sempre un po' Certo, dilemma accontentare tutti, ovviamente purtroppo, però ovviamente certo. si Poi fa quel che si magari può. a volte accontentano me, a volte accontentiamo gli altri, quindi cerchiamo di avere un po' un equilibrio, ecco. Sì, infatti. E niente, caro Gab, ti ringrazio ancora una volta ovviamente per aver partecipato a questa intervista. Ovviamente vi ricordo che lascerò in descrizione il canale Twitch e anche il canale YouTube. In descrizione su Reflash il link, praticamente basta che cliccate nel suo tasto iscriviti e vi troverà sicuramente nel suo YouTube, penso che abbia messo qualche link, credo. Sì, 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 sì. Bene, se vuoi salutare ovviamente libero di farlo. Grazie mille a tutti ragazzi, anche a te Morens appunto per avermi dato questa occasione, mi ha fatto molto piacere, anche perché è la prima volta che mi capita, e ti ringrazio. Dai. Ultima domanda tra bocchetto, cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale? Dopo concludiamo. L'intelligenza artificiale secondo me è una figata pazzesca, scusatemi il termine, però a sua volta penso che sia anche un'arma a doppio taglio per quello che riguarda l'ambito lavorativo. Bisogna vedere un po' come si svilupperà in questi anni, perché adesso sta prendendo una gran parte del campo sia lavorativo che videoludico, possiamo dire, visto che noi principalmente ci occupiamo di videogiochi. Però a me piace tanto, e soprattutto per noi piccoli creator, cioè parlo per me, per essere un piccolo creator, aiuta parecchio. Sì. L'intelligenza artificiale mi aiuta parecchio. Sì, soprattutto anche per le copertine, le locandine. Certo. Perché pagare un grafico oggi come oggi, no. No. O te lo puoi permettere o ti affidi all'intelligenza artificiale o lo sai fare. Esatto. Va bene ragazzi, noi ci vediamo presto con un nuovo video, un nuovo gameplay e niente, ovviamente se vuoi risalutare, benvenuto. Ciao ragazzi, grazie mille a tutti, un abbraccio. Ciao.